Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Amoxina, compressa Esculapius Farmaceutici SRL. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cos'è amoxina, compressa? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere amoxina, compressa durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è amoxina, compressa? Amoxina, compressa è un farmaco a base del principio attivo amoxicillina triidrato, appartenente alla categoria degli antibatterici penicillinici e nello specifico penicilline ad ampio spettro. È commercializzato in Italia dall'azienda Esculapius Farmaceutici SRL. Amoxina, compressa può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Amoxina 1G12 compresse dispersibili. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Esculapius Farmaceutici SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Amoxicillina triidrato. Gruppo terapeutico. Antibatterici penicillinici. Forma farmaceutica. Compressa. Indicazioni. Amoxina è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni in adulti e bambini, vedere paragrafi 4, 2, 4, 4 e 5, 1. Sinusite batterica acuta, otite media acuta, faringite tonsillite streptococica acuta, riacutizzazioni di bronchite cronica, polmonite acquisita in comunità, cistite acuta, batteriuria asintomatica in gravidanza, pielonefrite acuta, febbre tifoide e paratifoide, ascesso dentale con cellulite diffusa, infezioni di protesi articolare, eradicazione di Helicobacter pylori, malattia di Lyme. Amoxina è indicato anche per la profilassi dell'endocardite. Tenere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli antibatterici. Posologia. Posologia. Nel selezionare la dose di amoxina per il trattamento di un'infezione, occorre tenere in considerazione i presunti patogeni e la loro probabile sensibilità agli antibatterici, vedere paragrafo 4, 4. La gravità e la sede dell'infezione, l'età, il peso e la funzionalità renale del paziente, come di seguito illustrato. La durata della terapia deve essere determinata in funzione del tipo di infezione e della risposta del paziente, in linea generale, deve essere la più breve possibile. Alcune infezioni richiedono periodi di trattamento più lunghi, vedere paragrafo 4, 4 in merito alla terapia prolungata. Questa formulazione di amoxina fornisce per singola dose 1000 mg di amoxicillina. Se si considera necessario modificare la singola dose di amoxicillina, si raccomanda di identificare un'altra formulazione idonea, quale amoxina granulato per sospensione orale. Adulti e bambini e 40 kg. Indicazione. Dose. Sinusite batterica acuta, da 250 mg a 500 mg ogni 8 ore, oppure da 750 mg a 1 g ogni 12 ore. Per infezioni gravi, da 750 mg a 1 g ogni 8 ore. La cistite acuta può essere trattata con 3G 2 volte/die, per un giorno. Batteriuria asintomatica in gravidanza. Pielonefrite acuta. Ascesso dentale con cellulite diffusa. Cistite acuta. Otite media acuta. 500 mg ogni 8 ore, da 750 mg a 1 g ogni 12 ore. Per infezioni gravi, da 750 mg a 1 g ogni 8 ore per 10 giorni. Faringite tonsillite streptococica acuta. Riacutizzazione di bronchite cronica. Polmonite acquisita in comunità, da 500 mg a 1 g ogni 8 ore. Febbre tifoide e paratifoide, da 500 mg a 2 g ogni 8 ore. Infezioni di protesi articolare, da 500 mg a 1 g ogni 8 ore. Profilassi dell'endocardite, 2G per via orale,
in dose singola 30-60 minuti prima della procedura. Eradicazione di Helicobacter pylori da 750 mg a 1 g 2 volte barra B in associazione con un inibitore di pompa protonica, ad esempio omeprazolo, lansoprazolo, e un altro antibiotico, ad esempio claritromicina, metronidazolo, per 7 giorni. Malattia di Lyme, vedere paragrafo 4. Stadio precoce. Da 500 mg a 1 g ogni 8 ore fino a un massimo di 4 g/b in dosi separate per 14 giorni, da 10 a 21 giorni. Stadio tardivo, interessamento sistemico. Da 500 mg a 2 g ogni 8 ore fino a un massimo di 6 g/b in dosi separate per 10-30 giorni. Tenere in considerazione le linee guida terapeutiche ufficiali per ciascuna indicazione. Bambini 40 kg. I bambini possono essere trattati con amoxina in granulato per sospensione orale o in compresse dispersibili. Amoxina granulato per sospensione orale è raccomandato per i bambini di età inferiore a 6 mesi. Ai bambini con un peso pari o superiore a 40 kg deve essere prescritta la stessa posologia usata per gli adulti. Dosi raccomandate. Indicazione più dose più sinusite batterica acuta da 20 a 90 mg/kg/b in dosi separate. Otite media acuta, polmonite acquisita in comunità, cistite acuta, pielonefrite acuta, ascesso dentale con cellulite diffusa, faringite tonsillite streptococcica acuta da 40 a 90 mg/kg/b in dosi separate. Febbre tifoide e paratifoide 100 mg/kg/b in 3 dosi separate. Profilassi dell'endocardite 50 mg/kg per via orale, in dose singola 30-60 minuti prima della procedura. Malattia di Lyme, vedere paragrafo 4. Stadio precoce. Da 25 a 50 mg/kg/b in 3 dosi separate per 10-21 giorni. Stadio tardivo, interessamento sistemico. 100 mg/kg/b in 3 dosi separate per 10-30 giorni. Più tenere in considerazione le linee guida terapeutiche ufficiali per ciascuna indicazione. I regimi di duplice somministrazione giornaliera devono essere presi in considerazione soltanto quando la dose rientra nel range superiore. Anziani. Non si ritiene necessario un aggiustamento della dose. Danno renale, VFG, ml/min, adulti e bambini e 40 kg, bambini 40 kg, maggiore di 30, nessun aggiustamento necessario, da 10 a 30, massimo 500 mg 2 volte/d, 15 mg/kg somministrati 2 volte/d, massimo 500 mg 2 volte/d, inferiore a 10, massimo 500 mg/d, 15 mg/kg somministrati in singola dose giornaliera, massimo 500 mg. Nella maggior parte dei casi è preferibile la terapia parenterale. Nei pazienti emodializzati, amoxicillina può essere rimossa dalla circolazione mediante emodialisi. Emodialisi. Adulti e bambini e 40 kg, 15 mg/kg/d somministrati in un'unica dose giornaliera. Prima dell'emodialisi occorre somministrare una dose aggiuntiva di 15 mg/kg. Per ripristinare i livelli di farmaco circolanti deve essere somministrata un'altra dose da 15 mg/kg dopo l'emodialisi. Nei pazienti sottoposti a dialisi peritoneale, amoxicillina massimo 500 mg/d. Compromissione epatica. Somministrare con cautela e monitorare la funzionalità epatica a intervalli regolari, vedere paragrafi 4 e 8. Modo di somministrazione. Amoxina è per uso orale. Il cibo non influisce sull'assorbimento di amoxina. La terapia può essere avviata per via parenterale secondo le raccomandazioni posologiche previste per la formulazione endovenosa e proseguita con un preparato orale. Le compresse possono essere assunte con le seguenti modalità. Deglutire con acqua. Per facilitarne la deglutizione, la compressa può essere divisa lungo la linea di incisione, oppure aggiungere la compressa a un bicchiere d'acqua e mescolare bene fino al completo scioglimento. Dopodiché, bere subito. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, a una qualsiasi delle penicilline o a uno qualsiasi degli accipienti elencati al paragrafo 6.1. Storia di grave reazione di ipersensibilità immediata, ad esempio anafilassi, a un altro beta-lattamico, ad esempio cefalosporina, carbapenemo monobactam.
Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Reazioni di ipersensibilità. Prima di avviare la terapia con amoxicillina, occorre raccogliere informazioni accurate su eventuali episodi pregressi di reazioni di ipersensibilità alle penicilline, alle cefalosporine o ad altri. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Probenecid. L'uso concomitante di probenecid non è raccomandato. Probenecid riduce la secrezione tubulare renale di amoxicillina. L'uso concomitante di probenecid può determinare un innalzamento protratto dei livelli ematici di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere amoxina, compressa durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere amoxina, compressa durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti di tossicità riproduttiva. I dati limitati sull'uso di amoxicillina durante la gravidanza nell'essere umano non indicano vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati condotti studi sulla capacità di guidare veicoli e usare macchinari. Possono tuttavia verificarsi effetti indesiderati, ad esempio reazioni allergiche, capogiri, convulsioni, in grado di influenzare la capacità di guidare veicoli e usare macchinari, vedere paragrafo 4.8. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse al farmaco più comunemente riportate sono diarrea, nausea e rash cutaneo. Di seguito sono elencate le reazioni avverse al farmaco emerse dagli studi clinici e dall'attività di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi e segni di sovradosaggio. Possono manifestarsi sintomi gastrointestinali, ad esempio nausea, vomito o diarrea, e alterazione degli equilibri idroelettrolitici. Sono stati osservati casi di cristalluria da amoxicillina, talvolta con successivo sviluppo di insufficienza renale. Nei pazienti con una ridotta funzionalità renale o in trattamento con dosi elevate possono manifestarsi convulsioni, vedere paragrafi 4 e 4.8. Trattamento dell'intossicazione. I sintomi gastrointestinali possono essere gestiti con trattamento sintomatico, prestando attenzione all'equilibrio idroelettrolitico. Amoxicillina può essere rimossa dalla circolazione mediante emodialisi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Penicilline ad ampio spettro. Codice ATC. ILUNGA 01K04. Meccanismo d'azione. Amoxicillina è una penicillina semisintetica, antibiotico beta-lattamico, che inibisce uno o più enzimi, spesso indicati con il nome. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Amoxicillina si dissocia completamente in soluzione acquosa a pH fisiologico. Viene rapidamente e ben assorbita con la somministrazione per via orale. In seguito a somministrazione orale dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rilevano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità e tossicità della riproduzione e dello sviluppo. Non sono, elenco degli eccipienti: cellulosa microgranulare, talco, silice colloidale, magnesio stearato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di amoxina, compressa a base di amoxicillina triidrato sono Amosol, Amox, amoxicillina ABC, amoxicillina Almus, amoxicillina Alter, amoxicillina Aristo, amoxicillina Aurobindo, amoxicillina Aurobindo Italia, amoxicillina Doc generici, amoxicillina EG, amoxicillina GIT, amoxicillina Exala G, amoxicillina Milan Generics, amoxicillina Milan Pharma, amoxicillina Pensa, amoxicillina Rachiofarm, amoxicillina Sandoz, amoxicillina Sandoz GmbH, amoxicillina San, amoxicillina Union Health, Sintopen, Velamox, Zimox. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.